Come si legge questo numero? L'istinto mi dice che l'80% degli studenti lo ha pronunciato in modo errato. Vediamo il perché. Ti ricordo che questo video è la continuazione di quest'altro, in cui ho preso in considerazione i numeri da 1 a 100. Oggi vedremo insieme i numeri dal 100 in su. In concreto, oggi ci concentreremo su come si formano i numeri con le centinaia. Qual è l'errore che l'80% degli studenti compie con le migliaia e poi vedremo anche 5 espressioni frequentissime con i numeri. A questo proposito ti ricordo che altre 5 espressioni le abbiamo viste nel video precedente. Se sei entusiasta come me di entrare nel vivo di questo argomento, ti invito ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella e a scaricare la mia guida gratuita sui 10 elementi essenziali per parlare l'italiano in modo efficace. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da molti anni lavoro nel settore della formazione linguistica. Ho lavorato con studenti americani, europei, asiatici, africani e in tutti i casi ho visto gli stessi errori con i numeri. Iniziamo subito con le centinaia. Vediamo uno schema riassuntivo su come avviene la formazione. Vediamo i numeri da 100 a 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e infine 1000. Come vedi, la formazione delle centinaia non presenta grandi difficoltà. Naturalmente ti ricordo sempre di prestare attenzione ai numeri che finiscono per 1 e per 8, perché in quel caso la decina, quando si unisce con l'unità, perde la vocale. Se vuoi ascoltare la spiegazione in dettaglio, ti consiglio di rivedere il primo video. Passiamo ora alle migliaia. Vediamo come avviene la formazione dei numeri. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e per finire 10.000. Ecco qual è l'errore che compie circa l'80% degli studenti. Confonde l'uso di 1000 e di 1000. A questo punto sappiamo come si legge il numero che abbiamo visto all'inizio di questo video. 1971. Mi auguro che tu lo abbia pronunciato in modo corretto. Come promesso, vediamo insieme altre 5 espressioni con i numeri, espressioni che noi italiani usiamo con molta frequenza. La prima espressione è costare 4 soldi, che significa essere economico. Ma che bella la tua maglia! Ma guarda, mi è costata 4 soldi. Dirne 4 a qualcuno significa rimproverare una persona. Mi ha fatto proprio arrabbiare Paolo. Gliene dirò 4 stasera. Fare 2 o 4 passi, che significa fare una passeggiata,
fare un giro. Che ne dici se il fine settimana ci vediamo e facciamo 2 passi? Sparare a 0 significa criticare qualcuno, attaccarlo duramente. Ad esempio, il capo del governo ha sparato a 0 contro l'opposizione. Chi fa da sé fa per 3. Fare le cose da soli a volte è meglio, è preferibile, anziché aspettare l'aiuto degli altri. Ti va di praticare? Allora ti chiedo di scrivere nei commenti una data che per te è particolarmente significativa. Nel mio caso è il 5 marzo 1974, ovvero la data di nascita di mia sorella Mara. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace e di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.